Questi Pixel 10 sono identici ai Pixel 9 dell'anno scorso. Quante volte l'avrò letto nei commenti su internet non so neanche dirlo. Eppure, come vedete nell'anteprima, in realtà delle novità ci sono. Ma ci sono anche qui o sono soltanto nel Pro e nel Pro XL, la cui recensione arriverà più avanti assieme, chissà, ad altre recensioni? Vedremo, non voglio spoilerarvi altro. Vi racconterò tutto all'interno di questo video perché devo dire che per essere uno smartphone che è identico a quello dell'anno scorso, avevo veramente un sacco di cose da dirvi che ho anche fatto fatica un po' a mettere in ordine per dirvele tutte insieme in questo video. Quindi per supportare il nostro lavoro e per essere i primi ad essere notificati delle recensioni dei prossimi Pixel, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Per quanto riguarda la parte del supporto da mobile, se scorrete il blocco commenti di lato c'è una nuova funzione che si chiama Hype. Se ci date Hype ci aiuterete tantissimo a crescere e a far girare questo video. Grazie ancora e noi adesso iniziamo. Non ci può essere una bella recensione senza un bel unboxing e quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno di questa confezione, anche se un video unboxing, se non c'è già sui social, arriverà a brevissimo. Dentro al coperchio c'è una scatolina con la manualistica e poi all'interno c'è il cavetto USB-C, USB-C, niente di più, niente di meno. Qua dentro c'è ovviamente anche il pin. Io ho avuto modo di testare anche la cover, che devo dire non mi è dispiaciuta affatto, è molto simile a quelle dell'anno scorso ed è molto simile a quelle degli iPhone. E devo dire che è veramente un'ottima cover. L'unica cosa è che ne esagera un po', come certe cover, un po' le dimensioni, vedete voi, però devo dire che è molto ben fatta. E sebbene sia molto simile a Pixel 9, andiamo a vedere la sua qualità costruttiva e il suo design. Eccolo qua nella sua colorazione blu, grazie Google per averci dato dei bei colori, almeno sulla linea base, questo è veramente bellissimo. Allora, a parte i colori, a parte piccoli dettagli, se si guarda il blocco, fotocamere, robe un po' da nerd, questo è esteticamente lo stesso telefono dell'anno scorso, che ha dei contro, come ho detto nell'anteprima, ha anche dei pro, ovvero creare un'identità visiva e questo smartphone è chiaramente un Google Pixel. A me piace molto, mi piace molto questo blocco fotocamere, mi piaceva più quello prima, ma ora che mi sono abituato non tornerei mai più a quello prima, quindi comunque alla fine l'abitudine ci si fa e devo dire è veramente bello, è veramente un bel design, molto pulito. Questo vetro Gorilla Glass Victus 2 sul retro è molto resistente e non trattiene troppo le impronte. Profilo invece in alluminio opaco, lo vedete qui, sopra abbiamo il carrellino della nano SIM singola, poi la seconda è offerta con il supporto eSIM, secondo microfono, tasto di accensione, bilanciere del volume ancora una volta invertiti. Se siete abituati a passare molto da uno smartphone all'altro rischierete la pazzia, purtroppo per me è lo standard. E poi abbiamo qua sotto speaker, microfono e porta USB-C. Lo smartphone è tutto sommato relativamente compatto, come abbiamo imparato, 152,8 72 x 8,6 mm, quindi non sottilissimo, diciamo nella media. Più che altro non è leggerissimo, sono 204 grammi, che è un peso ok. Su di uno smartphone un pochino più compatto come questo vi sembrerà secondo me un piccolo mattoncino, però questo contribuisce a dargli una sensazione di solidità veramente notevole. È realizzato tra le altre cose con il 32% di materiali riciclati, il fascione orizzontale, quindi anche quando è poggiato sul tavolo non traballa, e aggiungo che anche quest'anno è IP68, quindi per me dal punto di vista costruttivo è assolutamente promosso. E parliamo ora di hardware. Non possiamo non fermarci un attimo e parlare del fatto che non ho letto neanche un commento su internet che oltre a dire quanto sia uguale al Pixel 9 non abbia anche detto ma il Tensor. Perché questa nomea? Perché è un processore che a parità di annata, diciamo così, ha sempre offerto prestazioni inferiori alla controparte Snapdragon e in buona parte anche un po' a quelle MediaTek e volendo anche a quelle Exynos, con cui in realtà aveva moltissimo in comune fino all'anno scorso, perché l'anno scorso i Tensor venivano realizzati da Samsung, quest'anno da TSMC, che è conosciuta per essere decisamente più avanzata. Processo produttivo a 3 nanometri e una GPU però e anche un modem radio che e ve ne parlerò poi all'interno del video. Qui però non sto facendo
un attacco a Google per la scelta di aver usato un Tensor G5. Io, devo essere completamente sincero, sono favorevole, perché sono favorevole alla pluralità, all'esistenza di soluzioni diverse, e questa soluzione qui non è nettamente peggiore rispetto alle altre, visto che sulla parte di elaborazione dell'immagine e di intelligenza artificiale ha molto da raccontare, anche perché proprio in questi ambiti, foto e intelligenza artificiale, basarsi sui benchmark sarebbe un bel errore, perché ci sono incredibili telefoni cinesi sconosciuti che fanno numeri spettacolari, poi guardate come si comportano sull'intelligenza artificiale e sulle foto e piangete. Quindi io sono dell'idea che sia un bene che ci sia anche un tensor in circolazione, vi parlerò di come mi sono trovato con questo, e in generale che sia comunque una soluzione che adotta anche strategie un po' diverse dagli altri, quindi non solo benchmark e prestazioni pure. Lo sblocco un attimo, così lo metto qui da parte, vi parlo di scheda tecnica. Abbiamo il nuovo processore Tensor G5, come abbiamo già avuto modo di discutere, vi dico un po' di specifiche ma non ci tornerò troppo su, 3 nanometri, realizzato da TSMC, con la GPU Imagination DXT 481536, 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Allora, iniziamo a fare un po' di parentesi. La prima che voglio fare è che sicuramente la nuova tecnologia di TSMC permette di fare CPU, anzi System on a Chip più performanti, con una miglior gestione energetica, quindi assolutamente tutto molto bene. È un po' più indietro in termini di prestazioni rispetto agli altri processori, ma è molto più potente soprattutto sulla parte AI, ma anche su quella di pura potenza rispetto all'anno scorso. La GPU Imagination invece è, devo dire, per essere un top di gamma un po' poca cosa. Va bene, poi andremo a testarlo nel gaming, però devo dire non è quell'avanzamento tecnologico che ci si potrebbe aspettare da un anno all'altro, anzi nella realtà è un leggero passo indietro. E poi il commento sulle memorie interne. A me frega il giusto, devo essere proprio sincero, che il 128 sia una UFS 3.1, e qui so che mi offenderete tutti nei commenti, però quello che intendo è che il vero problema qui è l'avere 128 GB su uno smartphone top di gamma barra premium nel 2025, cioè io non lo so, poi qualcuno salterà sempre fuori nei commenti dicendo ma come fate a riempirli? Io anche solo di ripristino delle app non riesco a starci in 128 giga, quindi per me questo è male. Il 256 non l'ho testato, ma dovrebbe garantire prestazioni ancora leggermente superiori, visto che è un UFS 4.0. Poi connettività 5G, Wi-Fi 6E, l'anno scorso era Wi-Fi 7 però, vabbè. Bluetooth 6, quindi migliorato questo, chip NFC, supporto eSIM, ve l'ho detto prima. Abbiamo l'uscita video, il mirroring tramite la porta USB-C 3.2. Negli Stati Uniti questo smartphone è abilitato alla connettività satellitare di emergenza, quest'anno tra l'altro anche tramite WhatsApp, quindi speriamo di vederla sbloccata anche da noi. Molto bene il lettore di impronte digitali, che anche quest'anno è ultrasonico, se ne parla sempre troppo poco, visto che il 90% degli smartphone anche top di gamma c'è ancora il lettore di impronte digitali ottico. E aggiungo una piccola chicca: questo smartphone è il primo ad avere il supporto Thread. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo smartphone, eccolo qua, vi permette di collegarvi a reti, qui non ce ne sono, dove sono ora in ufficio, ma a casa sì, se lo integrate all'interno di una rete Thread, da quel punto lui può collegarsi e comandare direttamente dispositivi Thread direttamente, quindi pensate a accendere o spegnere una lampadina senza passare né dal lab né dalla rete, ma direttamente fra lui e la lampadina. Questa è, devo dire, diciamo, è a prova di futuro per quanto riguarda la domotica. Poche novità sul bel display di questo Pixel 10, ve ne parlo in questo capitolo. Ecco qua il display, ancora una volta un 6.3 pollici Full HD+, 1080x2424 pixel, protetto da Gorilla Glass Victus 2, HDR10+. Una delle novità, anzi forse l'unica vera novità di questo display, è che è un po' più luminoso rispetto allo scorso anno, visto che parliamo di 3000 nit di luminosità di picco, quindi bene. Può arrivare a un refresh rate di 120 Hz, ma solo fra 60 e 120, visto che lui non è dotato di tecnologia LTPO, al contrario dei Pro. Non vi sto parlando molto dei Pro perché me li tengo per la recensione, ma come vi dirò alla fine ci sono un bel po' di differenze fra questo e un Pro.
però il display piatto, bordi simmetrici, luminoso, nitido, veramente molto godibile. Certo, non può andare a 1 Hz e questo ha una mancanza anche pratica, ovvero non possiamo usare il nuovo Always On Display, quello con lo sfondo, abbiamo solo quello classico in bianco e nero, però ecco, diciamo che vabbè, comunque un buon display. E ora capitolo software, che è, lo sappiamo, tante innovazioni anno dopo anno stanno più nel software che nell'hardware, e se parliamo di Google e di Pixel non c'è verità più assoluta che questa. Però sarà, ve lo dico, un capitolo un po' doloroso, voglio essere un po' severo quest'anno e adesso capirete il perché. Qua dentro abbiamo Android 16 e 7 anni di nuove versioni di Android e 7 anni di aggiornamenti di patch e sicurezza. Bravissima Google per aver settato uno standard così alto. Poi però le più grandi novità di questo software quest'anno non sono disponibili nel nostro paese. Sto parlando per esempio della funzione che in modo proattivo vi propone in applicazioni diverse, in contesti diversi, risposte, messaggi, immagini che possano rispondere per esempio, che so, a un amico che vi ha chiesto a che ora inizia il concerto stasera e Google vi propone la risposta, ma non inventandola, dandovela giusta perché ha accesso alla vostra casella di Gmail dove ha visto la prenotazione dei vostri biglietti. Funzionalità che da noi non è disponibile. Altra funzionalità che da noi non è disponibile e che sarebbe una vera bomba è l'editing conversazionale, ovvero voi gli date in pasto una foto e gli dite mi levi il semaforo dietro, mi metti un cielo tempestoso a voce o digitandolo e lui lo fa senza che lo dobbiate fare voi, sostanzialmente una versione, se vogliamo, degli editor di intelligenza artificiale che ci sono magari in Gemini e in altre piattaforme. Anche questa altra funzione che non c'è. C'è la chiamata con traduzione vocale, cosa che si era già vista anche altrove, già da 1 anno e passa, quasi 2, con la differenza che qui la cosa interessante è che viene mantenuta la voce e il tono dell'interlocutore. Non l'ho potuto provare perché nel mio sample non c'era, però mi è stato detto che è disponibile nel nostro paese, l'italiano è nella lista delle lingue compatibili, fatto sta che io all'interno non lo avevo. E voi direte, vabbè, però qui più o meno è come sempre. No, c'è un'altra funzione molto bella che permette di creare musica all'interno del registratore di note vocali, funzione che non è presente, ma per me la cosa che mi fa essere severo quest'anno è il fatto che Pixel Screenshot e Pixel Studio, le novità dello scorso anno, 1 anno dopo, in italiano, in Italia, non sono arrivate. E quindi non posso essere clemente di funzioni che magari hanno un po' di ritardo. Tra l'altro nel mondo dell'intelligenza artificiale c'è veramente poche scusanti perché certi software non riescano ad arrivare fuori dall'inglese, fuori dagli Stati Uniti. Ma dopo 1 anno intero, ecco, questa cosa a me veramente non va giù. Anche perché poi, adesso andremo a vedere il software, di novità pratiche, eccetto quelle di Android 16, che però arrivano anche sugli altri dispositivi, non c'è granché. Cosa mi rimane da farvi vedere di questo Android 16? È molto veloce, in termini di prestazione le uniche occasioni in cui ho notato dei problemini è nello sblocco, a volte nello sblocco c'è un piccolo laghettino, no, non laghettino, un calo di frame rate, ecco, però devo dire le prestazioni altrimenti sono veramente veramente eccezionali, poi di prestazioni davvero ne parliamo dopo nella parte gaming. C'è preinstallato Notebook LM, eccolo qua, c'è preinstallato l'app Diario, vi ho già detto però che purtroppo mancano preinstallate le applicazioni dello scorso anno. Vi faccio vedere il nuovo menu impostazioni, ridisegnato, raggruppato anche in base ai colori, è decisamente meno stancante, mi piace veramente tanto come è stato pensato, tra l'altro spostando dopo questo blocco qui che di solito era il blocco finale delle impostazioni, le impostazioni quelle più tecniche che magari appunto poi si usano nel giorno per giorno meno spesso rispetto alle altre, sono state spostate qua giù, mi piace. Tra l'altro ve ne parlerò dopo nella batteria, c'è questo nuovo menu di integrità per quanto riguarda la batteria. C'è questa nuova funzionalità che mi piace molto, che è modalità, che sostanzialmente sono le modalità del non disturbare che avevamo visto su iPhone e anche su Samsung. Finalmente si possono andare a creare delle nuove modalità, quindi si va a creare una modalità personalizzata e si sceglie che cosa deve succedere finalmente, perché
era proprio una cosa che mancava. Sono un po' i profili dei Nokia finalmente reintegrati un po' ovunque, ma per il resto non ci sono differenze enormi. Abbiamo già fatto video su Android 16, andateli a vedere, mi piacciono questi nuovi toggle, all'inizio non mi piacevano ma mi sono abituato e ora mi piacciono. Per il resto devo dire esperienza abbastanza pixel standard, ecco. Parliamo di fotocamere, dove devo dire ci sono delle novità. 48 megapixel f1.7, una grandangolare da 13 e uno zoom 5x, seppur da 10 megapixel, comunque molto apprezzato. E poi una 10 megapixel nel foro del display. Andiamo nell'interfaccia fotografica, quella del Pixel, abbastanza standard, non abbastanza standard, abbastanza lenta nella rotazione. A volte veramente mi trovo in orizzontale e non ha ruotato e devo riruotare in verticale e poi di nuovo in orizzontale. A quel punto prende il movimento, non proprio il massimo. Delle interfacce vi voglio far vedere una cosa, perché è la vera novità di quest'anno, non che sia la super novità, ma è comunque interessante e devo dire che è anche poi l'unica davvero utilizzabile su questo Pixel 10. Premendo quel tastino parte Gemini e Gemini vi dice che cosa vuoi far vedere. In questo caso, in questa scena c'è veramente pochissimo, però posso per esempio metterci dentro anche una cover, provare a fotografare un pochino più in là, mi faccio riconsigliare la scena laggiù, almeno è un pochino più complessa, e ecco qua che vedete vi dà varie idee. Che cosa volete fare? Vogliamo fare una bella foto alla scatola dei pixel. Quello che lui fa è, adesso io ho scombinato la scena quindi non tornerà a nulla, però è andare, vedete, a dire ruota in orizzontale, inquadra meglio la scatola e la custodia, passaggio successivo, avvicinati, riduci la parte vuota del tavolo e inquadra meglio. Posiziona la scatola al centro, quindi la posizioniamo magari così, inquadra la custodia a sinistra, eccola qua, ovviamente non è la stessa scena che gli avevo lasciato prima, scatta la foto e quindi a quel punto voi fate la foto ed effettivamente la foto che ho fatto io è molto meglio di quello schifo che sarebbe venuto prima. E voi direte, vabbè, ma questa è una banalità. Sì, è una banalità per voi, ma le persone comuni, quelle tra l'altro che spesso non guardano le nostre recensioni, le mie recensioni o quelle che fanno il mio lavoro, sono quelle che comprano telefoni da 1000 euro e poi fanno foto orribili perché gli mancano queste nozioni di base fotografiche. Quindi devo dire, non è male, non è la rivoluzione, ma è qualcosa da cui una persona poco esperta di foto potrebbe anche volendo non riuscire più a tornare indietro. Dal punto di vista di interfaccia, foto notturna, panoramica, ritratto, aggiungimi che è una versione nuova migliorata, esposizione lunga e panning. Anche quest'anno ormai è così che è l'interfaccia dei pixel, è stata divisa tutta la sezione delle funzionalità foto da tutte le funzioni di video. Qui abbiamo le impostazioni di scatto, qui abbiamo le impostazioni dell'app fotocamera e qui potete sbizzarrirvi. Ovviamente nei video qui avete anche tutte le risoluzioni eccetera eccetera oppure anche da qua su potete tranquillamente tornarci. Basta chiacchiere, andiamo a vedere come scatta le foto. Allora, questo smartphone è un Google Pixel e io che vi devo aggiungere? Allora, intanto avere questa fotocamera zoom è stata una cosa bellissima, cioè non dover più pensare ma questo smartphone non lo compro perché no, lo potete comprare, c'è una fotocamera zoom, non è quella dei Pro, non è quella di altri premium con sensori super top, ma è comunque una buona fotocamera con una buona nitidezza. Quando magari vi faccio vedere il sample video capirete la differenza fra una foto 4,9x digitale e una 5x ottica, c'è un abisso. Tra l'altro non è una 3x, non è una 3,5, quindi è una 5, è molto spinto come zoom, ci sta. E è una discreta fotocamera zoom, non spettacolare ma discreta. La stessa cosa che potrei dire anche della grandangolare, che è una discreta fotocamera grandangolare, ci sta. Poi c'è tutta la magia Google che fa la differenza. Non c'è il Super Res Zoom, anche se in realtà in certi documenti c'è scritto Super Res Zoom 20x, fatto sta che non c'è tutta quell'interpolazione del Pro che poi vedrete nella recensione del Pro, però fa delle foto discrete e la principale fa delle foto eccezionali, eccezionali. Devo dire che Google è veramente al top anche quest'anno, anche con poca luce, anche al buio, anche quando piove. Veramente una bomba di fotocamera principale, grazie soprattutto all'elaborazione, ma insomma molto bene. Vi faccio vedere una cosa simpatica che è quella della certificazione C2PA. Eccola qua, come è stato realizzato. Adesso questo è il primo smartphone
che integra insomma, la certificazione che la foto sia fatta o meno davvero da un dispositivo elettronico, da una fotocamera, da uno smartphone, da un webcam, quello che volete, e non sia stata modificata o non sia stata creata da intelligenza artificiale. Torno a parlarvi invece di quello che realizzo con questo smartphone. Non vi ho parlato della fotocamera selfie 10 megapixel, ok, devo dire, per essere 10 megapixel non è male, è la stessa cosa che poi ho detto anche della fotocamera zoom. I video 4K 60 sono dei buoni video, ma non si possono registrare dalla grande angolare, bisogna scegliere il 4K 30, peccato. C'è un po' un salto fra le fotocamere, la modalità due critiche, la modalità azione che pur essendo in Full HD fa dei video non proprio stabilissimi, e il fatto che appunto non si possono fare video in 4K 60 dalla grande angolare, bisogna fare lo switch. C'è però per la prima volta la possibilità di registrare video con codec AV1 e quindi andare a comprimere tantissimo la dimensione del file. Non è una differenza da poco, io vi dirò non l'ho utilizzata perché non volevo rischiare per quanto riguarda la compatibilità, ma sicuramente lo proverò di più quando proverò anche il Pixel 10 Pro XL, ma vi permette veramente di fare tanti bei video occupando molto meno, e questo fa tanta differenza, soprattutto se vi siete beccati oppure per questioni di budget avete dovuto comprare un 128 giga. Ed eccoci qui in gioco. Allora vi parlo di prestazioni perché questo smartphone si comporta alla grande. Quando si entra in gioco mostra qualche limite, mettiamola così. Qua sotto c'è l'indicazione appunto della GPU che vi dicevo prima, siamo a 100 fps, ho messo tutto al massimo, non c'è il supporto ray tracing, c'è però l'anti-aliasing. Allora faccio partire a basso, vi parlo anche di audio, che è sempre stereo, e che è stato migliorato, in termini di potenza è stato migliorato, devo dire buono, soprattutto considerando le dimensioni di questo piccoletto, chiamiamolo così. Siamo a 100 fps, stiamo un po' scendendo, scusate il lag che state vedendo malissimo, ma non è colpa del telefono, avrei dovuto assolutamente staccare il wifi perché qui in ufficio ci sono a volte problemi di questo tipo che non permettono di giocare fluidamente, ma guardate gli fps che sono il vero valore che dovete tenere a considerazione, quindi attorno agli 80 fps. Diciamo che in questa fascia sì, si poteva fare qualcosa di più. Facciamo una cosa, torniamo alla nave, così facciamo anche, spariamo un fumogeno, siamo a 50 fps, vedete sta un po' scendendo, tra l'altro siamo in fiamme, stiamo per morire malissimo, 40 fps, e lo smartphone inizia a diventare calduccio, ora neanche troppo, ma in altri test che ho fatto è diventato, quando ci ho giocato magari per un po' di più, è diventato abbastanza caldo. Ecco il sensore di, di inclinazione che fa un po' il timido, tende a diventare un po' caldo e le prestazioni, come vi dicevo, un pochino ne risentono, 30-40 fps, quindi ancora nel range di accettabilità, ma valori minori, più bassi rispetto ai concorrenti. Vi dicevo appunto diventa un pochino più caldo, non è una situazione drammatica, però sicuramente la batteria scende giù più velocemente e assistiamo anche a un po' di thermal throttling che porta poi ovviamente ad avere frame rate un pochino inferiori rispetto ad altri dispositivi. Esco dal gioco di botto per parlarvi di batteria, una 4970 mAh all'interno di questa scocca, quindi ovviamente non è una silicio carbonio, ma per queste dimensioni ci sono stati, insomma, ci sono smartphone con capacità decisamente peggiori che, se non tiriamo in ballo situazioni più complicate come gaming, io però preciso anche che sì, è vero che stava un po' scaldando, ma avevo messo tutti i dettagli al massimo, cosa che magari non dovete necessariamente fare. In quel caso potreste mettere un pochino più in difficoltà l'autonomia, che altrimenti devo dire essere molto buona. Lo so, in tanti diranno, ma dentro c'è la stessa radio, cioè il componente che si connette alla rete dell'anno scorso, che era un componente non proprio al top, in quel caso scalda molto. Ho passato 2 giorni in un posto dove questo smartphone prendeva pochissimo, non lui, tutti. Non ho avuto problemi di surriscaldamenti o di consumi particolari per niente, quindi forse non era comunque la situazione al 100% perfetta, avrei dovuto trovare una zona magari un po' intermedia. Purtroppo non frequento zone che mi permettono di fare test di questo tipo. Vi segnalo che il modem non è cambiato, la parte radio di questo smartphone non è cambiata,
però io personalmente di abbassamenti di autonomia ne ho notati solo con il gaming intenso. Per il resto, per essere uno smartphone compattino, diciamo così, mi sono trovato bene dal punto di vista di autonomia. Ricarica a 30 watt, che è ovviamente, diciamo, poco, lo sapete da voi, non c'è bisogno che ve lo dica io, ma lo sapete già sicuramente, ci ho fatto anche un contenuto social, la grande novità di quest'anno è Pixel Snap, ovvero la compatibilità con, chiamiamolo come lo chiamano tutti, MagSafe, ovvero la ricarica C2, quella scritta QI2, che vi garantisce la ricarica wireless a 15 watt stabile, ma in versione magnetica, che supporta quindi anche l'aggancio tramite magneti. Lo vedete qui con questo supporto che uso qui in ufficio per caricare iPhone, che funziona perfettamente anche su questo Pixel. Andate a vedere il contenuto social perché lì ho fatto un sacco di esempi di accessori che sono compatibili, e questa tecnologia, che Google chiama Pixel Snap, è la prima volta che davvero, escludiamo il tentativo di HMD, si vede su smartphone mainstream. Finalmente Google torna a essere un po' quella che porta le cose importanti per prima sugli smartphone. E siamo quindi arrivati alla fine. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campana delle notifiche perché arriveranno altre recensioni Pixel. Ho dato priorità a lui anche perché il Pro XL arriverà in realtà a fine settembre, il 22 di settembre, ma torniamo su di lui. Per dargli un giudizio bisogna parlare di prezzo: 899 euro per la versione a 128 che, come avete capito, io vi sto già sconsigliando, 999 euro per quella da 256. Qui ci sono delle sensazioni miste, molto miste, è vero, soprattutto su questo piccolo, e vi spoilerò molto meno sul Pro e sul Pro XL, le differenze con lo scorso anno si faticano un po' a mettere in fila. Quella più concreta è sicuramente quella di Pixel Snap, ma ce ne sono comunque varie, seppur non tantissime, cosa però possiamo dire che accomuna buona parte degli smartphone in commercio. Il punto è che 999 euro per uno smartphone le cui peculiarità più importanti non sono disponibili nel nostro paese e non c'è una tempistica precisa per quando potrebbero arrivare, mi fa storcere un po' il naso. È uno smartphone che mi piace perché io credo che chiunque abbia avuto uno dei Pixel recenti degli ultimi anni ha capito, ha sentito quel feeling del telefono di qualità con quelle funzioni un po' magiche, ne ho parlato anche nella recensione dell'anno scorso, che vi fanno innamorare di quel dispositivo. Però dietro, in questo caso, c'è un investimento di 999 euro o 899 euro, se vogliamo essere un po' clementi e valutare la versione da 128 giga. Mi è difficile consigliare al momento, considerando soprattutto anche la concorrenza, di acquistare questo smartphone piuttosto che anche soltanto un Pixel 9, che ovviamente costa molto meno. La buona notizia è che quest'anno Google fa un potentissimo trade-in, c'è un extra sconto, quindi provate, fate la vostra valutazione se volete dare indietro lo smartphone, perché gli sconti che sono saltati fuori sembrano molto interessanti, dipende ovviamente da che smartphone avete, ma fate questo tentativo perché a quel punto, a una cifra decisamente minore, con una buona valutazione del vostro usato, con un'ottima, sembrerebbe, valutazione del vostro usato, potrebbe essere sicuramente quel qualcosa che mancava per scegliere lui piuttosto che un concorrente. Ma rimanete ovviamente sintonizzati per le prove dei prossimi dispositivi Pixel. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui. Se non l'avete mai fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche. Disclaimer finale: questo sample di Pixel 10 mi è stato inviato da Google, che non ha visto questo video in anteprima, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie e noi ci vediamo a un prossimo video.